e finalmente ogni tanto l'uscita di film memorabili, di film di quelli che segnano un'epoca, colpisce di nuovo al cinema. Una cosa rara ma che ancora ogni tanto succede. È il caso di questo film, in italiano L'amore che non muore di Gilles Lelouch, che sinceramente devo ammettere è un regista che io non conoscevo, in quanto più che un regista è un attore che ha una lunga filmografia come attore, appunto, che è la sua attività principale, ma ha fatto anche due film da regista, di cui uno è questo, e l'altro è Sette uomini a mollo, che non ho visto perché un titolo del genere mi fa pensare alle commedie alla Checco Zalone, qualcosa così. Invece probabilmente è qualcosa di molto diverso, sarà forse la squallida idea del distributore italiano di chiamarlo Sette uomini a mollo, oppure forse si chiama così anche in francese, però il titolo mi ha ingannato. Insomma, questo film mi è sfuggito. Non mi è sfuggito invece L'amore che non muore, visto al cinema nella sala, attenzione, vuota. E chi mi segue ormai sa che quando dico che la sala è vuota, quando mi avvicino ad una sala vuota, già incomincio a emozionarmi, perché so che probabilmente assisterò, se non a un capolavoro, comunque a un grande film. Ed è quasi sempre così, incredibile. Quando la sala è vuota, il film è sempre di una potenza fuori dal comune, quindi viva la sala vuota. E poi i cosiddetti spettatori riempiono in questo periodo queste due sale, che sono Mission Impossible, Lilo e Stitch per chi ha bambini, e c'è anche ah sì, addirittura il finto film d'autore bruttissimo di Wes Anderson, la trama fenicia, proprio il vuoto estetico di questo autore che sinceramente io non ho mai capito, tranne L'Isola dei Cani, che invece è un film grandissimo. E L'amore che non muore è la storia che attraversa i decenni di questi due ragazzi. E se leggete qualche critica su qualche rivista mainstream che dice che c'è del romanticismo spicciolo, del romanticismo banale, di cliché, veramente evitate di leggerlo per sempre. Da adesso fino alla fine dei vostri giorni evitate di leggere riviste che dicono queste cazzate, o che magari dicono che questo non è un film riuscito, vabbè, ognuno la pensa come vuole, però insomma qui c'è veramente da darci un taglio, perché se non è grande cinema questo, voglio dire, queste persone dovrebbero indicarci che cos'è secondo loro il grande cinema, e magari ci indicherebbero la trama fenicia o qualche film della propaganda. E innanzitutto gli attori non sono delle star, le solite star americane, quindi questo già ci fa apprezzare ancora di più il film. Il ragazzo che interpreta il protagonista da giovane è praticamente sconosciuto, ha fatto solo qualche film, ma è un volto incredibile, con uno sguardo magnetico, potentissimo. Ovviamente tutto grazie alla regia, una regia stratosferica. C'è tutto in questo film, la trama è fantastica, è scritta veramente col cuore, è viscerale, il tema del film non è tanto l'amore, come scrive qualche critico che pensa di essere un critico, che poi è descritto in modo secondo lui da cliché, da romanticheria già vista. E il tema è quello appunto di lo scontro tra il proletariato e la classe che domina
e dominando distrugge, oltre alla vita degli individui, anche le relazioni d'amore, e quindi è un attacco diretto e più che un attacco è una dimostrazione dei fatti, perché poi il finale non è affatto consolatorio. E a tutto ciò che attraverso il potere, attraverso il ricatto economico, distrugge le nostre vite. Il regista è un appassionato, lo dice chiaramente nelle interviste, del film La Haine, ricordate, degli anni 90. Per me fu un cult che vedevamo e rivedevamo con gli amici, eh, anche in videocassetta dopo averlo visto al cinema, ed era il film di Kassovitz che parlava delle banlieue, delle periferie francesi, in bianco e nero, stupendo, bellissimo, durissimo, però era un film in qualche modo senza speranza, senza amore. Qui la situazione si fa ancora più interessante di La Haine. Questo secondo me è un film più bello dell'Odio di Kassovitz, anche se, per carità, il cult degli anni 90 è stato per me qualcosa di strepitoso. Ma qui appunto, oltre all'odio di questi protagonisti del film di Kassovitz degli anni 90, c'è l'amore, quindi non c'è questa sorta di autodistruzione nichilista nei confronti di una situazione di emarginazione delle banlieue e nei confronti del potere che ti impedisce di liberarti socialmente, di raggiungere la tua libertà. E quindi qui abbiamo uno scontro diretto tra un sentimento genuino, autentico, una passione così forte e tutta una serie di dinamiche che impediscono ai protagonisti di vivere serenamente, semplicemente perché il contesto sociale è quello che è. La povertà delle periferie è quella che è, il ricatto che i protagonisti subiscono è quasi insormontabile, e le loro vite sono alla mercé di una situazione di emarginazione, appunto, nella quale sono nati, anche con le rispettive famiglie. E il film ci racconta come questi due ragazzi, diciamo la prima parte, almeno la prima ora, è con i protagonisti ragazzini, e poi abbiamo i protagonisti adolescenti, e poi abbiamo gli attori che interpretano i protagonisti adulti, quindi sono tre attori diversi per entrambe, di tre momenti di vita diversi, e forse il più impressionante è la prima parte. Questi due interpreti giovanissimi, tra cui spiccano veramente i primi piani del protagonista maschile, che carica, insomma, nel suo sguardo tutta la rabbia, la voglia di rivalsa, tutti i sentimenti, l'amore, la passione che prova per questa ragazza che incontra proprio nella prima scena del film. Strepitoso, cioè primi piani strepitosi, magnetici, perfetti, come si vedono, insomma, raramente. E poi la storia va avanti e ci racconta questo dramma esistenziale, questo romanzo di formazione terribile, attraverso l'arresto, lo sprofondare del protagonista nella malavita, ma soprattutto nei sentimenti di vendetta, di rivalsa, da cui non riesce a emanciparsi. Quindi la trama è questa, poi non dico altro per non rovinare la visione a chi deciderà di vedere il film, ma
La grandezza di questo film è davvero la regia. La regia mette in campo tutti i talenti di cui dispone. Il talento visivo, pittorico, straordinario. Le inquadrature sono bellissime, sono mai banali, mai delle fotocopie, delle belle inquadrature che ci aspettiamo, che vorremmo, lontanissime da qualsiasi scenografia edulcorata, da qualsiasi come dire, atteggiamento così autoriale, snob estetico alla Wes Anderson. E, e poi il montaggio è veramente una sapienza di creare il ritmo del montaggio che alterna in maniera perfetta sia momenti lunghi, piano sequenza, capacità di esprimere proprio i primi piani, le emozioni, l'interiorità dei protagonisti, e quindi è un montaggio lento lì dove deve essere lento, che è un montaggio incredibilmente adrenalinico, pirotecnico, lì dove il film decolla, e decolla anche grazie ai brani musicali degli anni 80 e 90 che ci sono nella colonna sonora del film e che scandiscono questi momenti di passaggio in cui i protagonisti, attraverso delle sequenze di montaggio, insomma, diventano sempre più grandi. Ed è un film che riesce a miscelare tutti gli elementi, quindi l'elemento attoriale, l'elemento registico grandissimo, l'elemento del montaggio, tutti gli elementi per emozionare veramente. Non c'è nessuna sensazione di messa in scena, di finzione, di artificiale, di artefatto in questo film. È un film fatto veramente con il cuore, dove il regista scava senza mezzi termini attraverso questo sentimento di impotenza nei confronti del potere, questo sentimento di odio, di rivalsa, come succedeva anche un po' in Dogman di Matteo Garrone, in cui c'era un passaggio simile in cui il protagonista comunque si sacrifica in prigione, in carcere, per sua bontà, in questo caso nella la Morne Earth, è più per quasi dovere di appartenenza a questa banda criminale che lo costringe a subire questa ingiustizia di questo omicidio che lui commette, per cui finisce in carcere ma che in realtà non ha commesso. Deve quindi poi riuscire a sopportare questa cosa terribile, 10 anni di carcere per qualcosa che lui non ha commesso da ragazzino, e che lo vede uscire ormai adulto, incattivito, con lo sguardo feroce, e comunque che non ha mai accettato del tutto il fatto di aver fatto 10 anni di carcere, e va a pretendere dal figlio del boss e dal boss stesso quello che gli spetta, la sua paga. Si aspetta 600.000 franchi e va a pretendere questa cifra dalla banda per cui lavorava come un figlio. Suo padre si spacciava per essere un vero padrino per lui, affettuoso, e anche quelli della banda lo trattavano come un fratello, e invece riceve la totale indifferenza. Nessuno, addirittura il figlio del boss, che è diventato a suo modo ricco, ha aperto un locale, lo deride, e da lì inizia una furia criminale di questo personaggio che è diventa l'emblema un po' di tanti conflitti che attraversano il mondo in cui viviamo e che ci riguardano in prima persona. Questo è un film criminale, definito romanzo criminale da qualche critico, così, ma
cioè siamo a un livello molto molto superiore di qualsiasi romanzo criminale alla Michele Placido, quello che volete voi. E la raffinatezza di come vengono descritti i sentimenti, appunto della regia, del montaggio, di tutti gli ingredienti del film è veramente inarrivabile da un film come Romanzo Criminale, che dal mio punto di vista invece è un film piuttosto mediocre. E quindi niente, questo personaggio si trova ad affrontare delle cose che ci riguardano tutti in qualche modo, che parlano dell'egoismo della società in cui viviamo, delle false promesse, di come i patti, l'etica non viene rispettata in favore del materialismo, del volere tutto per sé, e ci parla dell'inevitabile reazione che spesso ci capita di avere, ovviamente non in queste proporzioni drammatiche ed epiche, ma nel nostro piccolo può succedere di provare delle sensazioni di odio, di rivalsa verso chi ci ha preso in giro, verso chi ha abusato del suo potere verso di noi, verso chi ci ha tradito, ha finto di essere nostro fratello e invece ci ha tradito. Quindi è un film che poi va ad allargare il discorso, non è il romanzo criminale, così la banda della Magliana e descriviamo i fatti e questi sono tutti cattivoni, eroi epici che però piacciono al popolo bue. No, no, il discorso qui si allarga attraverso dei sentimenti sottili, attraverso delle energie che potremmo senza dubbio definire astrali, e che quindi ci vengono trasmesse senza difficoltà nella nostra biografia individuale, che sia le dinamiche di potere sul lavoro, i tradimenti di amicizia, però ci vengono raccontati proprio in un modo che ci coinvolgono come spettatori e che poi prendono proporzioni drammatiche e molto violente, e a questo povero protagonista succede davvero di tutto. Ci mettiamo nei suoi panni e ci commuoviamo per l'ingiustizia di una società così violenta, in cui anche i magistrati condannano con superficialità un ragazzo che non ha commesso nessun omicidio e che invece lasciano liberi i figli dei boss malavitosi. Quindi niente, concludo qua. È uno dei film che mi è piaciuto di più negli ultimi anni, devo dire. È un film che non si esaurisce con la sua prima visione, ma che andrebbe sicuramente rivisto più volte, perché è una regia complessa, è una regia che in alcuni passaggi diventa anche sperimentazione delle immagini, diventa anche film sperimentale e gioca con le ombre, le sfocature, i movimenti di macchina inconsueti, le inquadrature che diventano anche orizzontali, ci sono tante sperimentazioni di immagine e insomma non mi resta che fare i complimenti a questo regista 52enne, quindi quasi mio coetaneo, ma che comunque realizzando 2 film a quanto pare ne ha realizzato uno che ci dirà il tempo se è un capolavoro, però per adesso mi limito a dire che è un grandissimo film e non vedo l'ora di vedere l'altro suo film, 7 uomini a modo.